Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per la relazione complicata. Abbiamo la carta degli amanti, forse tanto complicata non è, ragazzi, in questo periodo. Devo dire che è una bella carta, soprattutto per una lettura sull'amore. Non è detto che la relazione effettivamente sia romantica, però potrebbe essere una relazione lavorativa, ma diciamo che con la carta degli amanti si parla di un certo equilibrio del periodo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono valide per il Sole, l'ascendente e il segno lunare. Per chi volesse una consulenza personalizzata o iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail. Sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, l'indirizzo alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla sezione degli abbonamenti e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con la morte, ragazzi. L'imperatrice, il mondo, wow. Tre arcani maggiori. Sette di spade. Appeso. Sei di pentacoli. E due di coppe. Che interessanti queste due. Ok, adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi. Io vi dirò qual è il movimento energetico più importante. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Vi invito comunque ad integrare questa lettura con le due che sono uscite per la prima metà di maggio. Allora, partiamo con la carta della morte. Qui ho come la sensazione che qualche cosa potrebbe sembrare finito, terminato. Sei di coppe e morte. Può essere una smussatura degli angoli di qualche relazione, ma la sento come più un potenziale momento di fermo, mettiamola così. O qualcuno di voi crede proprio o ha tagliato i ponti con qualche relazione piuttosto lunga o karmica del passato. Karmica non perché sia brutta, karmica perché c'è un 6 di coppe, può parlare anche di relazioni di altre vite, ok? Andiamo con l'imperatrice. Re di spade, 7 di coppe. È come se ci fosse qualche cosa che è nell'aria, ma che non si concretizza. Anzi, vi dirò che con questa imperatrice a testa in giù vi sento abbastanza porcospino in questo periodo. Con la vostra persona di interesse potrebbe esserci da un lato a livello mentale la voglia di fare, però a livello fisico siete, non lo so, vi vedo un po' come sulla vostra posizione, non disposti a muovervi, cioè voi potreste pensare se fosse così, se potremmo far così, potremmo far quell'altro, però poi in realtà una reale voglia di fare, una reale concretezza, un qualche cosa che proponete all'altro non c'è o all'altra non c'è. E che avete Re di Spade e due volte la morte, sono tutte carte di taglio comunque, carte che mi dicono che c'è bisogno di delimitare, di smussare qualche angolo. È una carta anche di trasformazione la morte, quindi può essere che ci sia
la trasformazione di un vincolo qua, di una relazione. Andiamo a vedere il mondo. Diavolo. E 7 di pentacoli. Datemi una carta per questo diavolo. Credo che qualcuno di voi abbia come voglia di crearsi la propria zona di sicurezza qui, la propria zona di controllo. Perché comunque c'è anche un 9 di bastoni che mi indica appunto come un delimitare i confini. Il mondo mi può parlare di una zona di residenza. Ho come la sensazione che non vi sentiate tanto sicuri con questa persona e quindi è per quello che l'imperatrice è girata al contrario. Non c'è come un, un comportamento concreto da parte vostra. Andiamo col 7 di spade, 10 di coppe. Allora, qui ci potrebbero essere dei temi con dei familiari. Abbiamo 10 di coppe, mago, giustizia. Potrebbero esserci dei temi legali, qualcuno potrebbe dirvi, ragazzi, qua lo vedo proprio come una famiglia che viene nascosta. Quindi, o ci sono delle questioni da regolarizzare in famiglia, perché c'è un 7 di spade. Il 7 di spade di solito è una carta che indica delle cose non dette piuttosto che delle bugie, cioè vi dicono una cosa invece è un'altra. E tenete presente che avete il re di spade al contrario, avete il diavolo, avete il mago qua, il 7 di spade. Vi vedo un po' confusi con questo 9 di spade, preoccupati che possa succedere qualche cosa che è già successo in passato e probabilmente qui avete bisogno come di mettere in chiaro delle cose. Provate a tirare fuori il tema famiglia, il tema figli, il tema potrebbe anche essere matrimonio, con la scusa che qua c'è la giustizia. È come se avessi bisogno di toccare qualcuna di queste coppe che qui vorreste effettivamente, diciamo così, raggiungere. Ci sono come degli obiettivi, come vi dicevo prima, potreste pensarli ma non affrontare questi temi, invece qua vi dicono che sì, è meglio parlarne. Andiamo a vedere l'appeso. Asso di coppe, 6 di pentacoli. 6 di pentacoli c'è già qui. Allora, io sento che, perché con questo diavolo, in realtà vi dirò, questo diavolo io lo sento come una costruzione data dalla paura. Il diavolo rappresenta l'ego è colui che crea sì vabbè, è quello che crea la paura e qui effettivamente c'è il 9 di bastoni, è una carta di paura, qualcuno che si difende perché ha paura di prendere un'altra volta un colpo, è già ferito sulla testa, e poi c'è anche il 9 di spade che è una carta di preoccupazioni legate al passato. Io credo che ci sia come una sorta di, vi dicevo, vi sento un po' porcospino, un po' respingenti nei confronti degli altri, mentre il segreto qui per far fluire la situazione è proprio quello di aprire il cuore, cioè proprio quello di un quid pro quo, mi viene da dire, dare e ricevere con questo 6 di pentacoli. Mi viene da dire anche fare le cose con una certa regolarità, con una certa regola, in regola, con una certa giustizia. Qui avete la carta degli amanti che anch'essa è una carta di equilibrio e di armonia. E adesso andiamo a vedere questo altro 6 di pentacoli. Abbiamo un re di coppe e la regina di pentacoli. Sì, è come se si dovesse navigare questo nuovo equilibrio, questa nuova versione delle cose, questa nuova visione che si ha, si deve un attimino integrare, si deve, come dire, amalgamare. Andiamo a vedere il 2 di coppe.
4 di pentacoli e 9 di coppe. Allora, io sento che con questa persona può esserci veramente un buono scambio, può esserci come, qui vediamo giustizia, 2 6 di pentacoli, ci possono essere come degli accordi, no? È come il mettere un'etichetta alla relazione, per dire cosa siamo, piuttosto che dove andiamo, piuttosto che cosa possiamo darci o cosa abbiamo bisogno che ci dia l'altro. In realtà con questo 2 di coppe al contrario, ragazzi, non sento che diventerete fidanzati o cose per lo stile, però sì che c'è un tacito neanche poi più di tanto, un tacito accordo, c'è come una... probabilmente non sarete ufficiali, ma sì che raggiungerete un vostro equilibrio interno a livello di coppia, secondo me. Ehm... Voglio vedere un attimo questa morte qua giù, regina di coppe e re di coppe. Non lo so, come l'idea che qualche sogno sia morto qui e che stiate in qualche modo cercando di costruirne altri. C'è qualche cosa che vi condiziona o dal quale vi volete difendere, dal quale vi volete proteggere, può essere una certa dinamica del passato. Qui è come se fosse necessario parlare di certi temi, di certi argomenti, mettere le carte in tavola e aprire anche un po' il cuore, nel senso cercate di vedere le cose da un'altra prospettiva. Secondo me un po' l'accettazione, un po' il perdono di quello che è successo nel passato porta a questo nuovo equilibrio, ragazzi, che non sarà ufficiale, però sento che vi riempirà il cuore. E un'altra cosa perché qui avete una carta, è molto importante questa associazione, asso di coppe e 4 di pentacoli al contrario, perché sento che veramente questa persona vi riempirà il cuore, riempirà la vostra coppa e non ci sarà quella sorta di attaccamento possessivo all'altro o all'altra, ma è come se lo sapeste dentro di voi che le cose sono diverse, senza necessariamente avere un'etichetta, senza necessariamente dichiararsi o presentarsi agli amici o cose di questo genere. Andiamo a vedere qualche oracolo. Comunque avete la carta degli amanti, Quindi c'è comunque un momento, un periodo, un qualche tipo di relazione che diventa armoniosa, che può essere tranquillamente amorosa. Relazione karmica. Mm, 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 mm. Vi parla di risentimento e di lezioni da imparare e qui ragazzi effettivamente c'è questo diavolo con queste carte, secondo me è qua. È come se qualcuno di voi avesse bisogno di chiudere qualche tipo di situazione karmica, di ricordo, o potrebbe proprio essere questa che ha bisogno di essere chiusa, perché iniziamo già subito con la morte. E parla di lasciare andare e di amor proprio. E qui abbiamo abbondanza e vi dice mantenete un mindset positivo e manifestate esattamente quello che volete. Gratitudine e benedizioni. Sì, ma probabilmente perché ragazzi ve l'ho già detto subito qua con questo 6 di coppe che potrebbe essere stata una relazione di tipo karmico. Va bene, andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Servitemi attraverso il vostro lavoro quotidiano, in tutto ciò che fate, dite e pensate. Servite me nella piccola, nelle in questo caso, nelle piccole e grandi circostanze della vostra vita di ogni giorno. Non lasciatemi in disparte in nessun caso e non dividete mai la vita in compartimenti stagni. Realizzate invece che tutto è una vita unica ed in tal modo vivrete pienamente.
Ero consapevole di uno strano fremito nell'atmosfera, quasi come un cuore pulsante. Udii queste parole. È il battito del cuore universale. Assumine il ritmo e diventa uno con tutta la vita. Wow, che bello questo. Credo che sia la prima volta che venga fuori questa carta. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione perlomeno. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione o l'iscrizione al canale. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può scrivere una mail. Sotto in descrizione c'è anche il numero di telefono. E se volete potete anche fare lo stesso percorso per conto vostro come autodidatti, semplicemente abbonandovi al canale. Sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero, perché praticamente appunto è stato studiato come un corso di formazione o meglio un percorso e ci sono temi un po', diciamo, si parte dalle cose un po' più semplici per andare poi a quelle un po' più articolate. Ok, comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare in quelle playlist che sono quelle con le copertine lilla. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!